Buongiorno, bentornati, benvenuti ragazzi, amici, benvenuti all'ennesima lezione sulla storia della Polonia e della Lituania. La scorsa volta, vi ricordate, abbiamo parlato del re di Polonia-Lituania, del periodo, diciamo, di regno del re di Polonia-Lituania, Sigismondo I Augusto della dinastia degli Jagelloni. Quest'oggi trattiamo invece il periodo di regno che va dal 1548 al 1572 di suo figlio, ovvero di Sigismondo II Augusto. Si chiama anche lui Sigismondo come il padre, e appunto nel 1648 succede al padre Sigismondo I il Vecchio, che finì per essere chiamato il Vecchio perché si chiamava come il figlio, e il figlio, come abbiamo detto nella precedente video lezione, Sigismondo II, in realtà fu proclamato re quando suo padre Sigismondo I era ancora in vita. Per questo, per distinguerlo dal figlio, che si chiamava con lo stesso nome Sigismondo I, fu detto il Vecchio. Anche il nuovo sovrano, come i precedenti ne abbiamo parlato più volte, si scontra lungamente con la piccola e media nobiltà, la Szlachta, ve lo ricordate, è il ceto sociale che dominava in realtà in Polonia. Quest'ultima, la Szlachta, appoggiava un movimento chiamato Movimento per l'applicazione della legge, ve l'ho scritto qua, Movimento per l'applicazione della legge. E questo movimento non voleva l'approvazione di nuove leggi, considerandole inutili, bensì l'applicazione delle leggi costituzionali già esistenti, ma non applicate, magari tradotte in leggi ordinarie. Questo movimento propugnava riforme in campo fiscale, in campo militare, amministrativo, al fine di rendere più potente lo Stato. Vi era in realtà un fondo anticattolico in questo movimento, infatti esso voleva ridurre i privilegi della Chiesa e considerava persino il giuramento di obbedienza che ogni re prestava al Papa come lesivo dell'interesse della nazione, anche in considerazione dell'espansione del protestantesimo. Infatti molti di questi aderenti al movimento erano protestanti. Il movimento per l'applicazione della legge intendeva sottomettere gli starosta, cioè i governatori, e gli altri funzionari di Stato ad un organismo superiore costituito dalla nobiltà stessa, e quindi anche gli organi giudiziari avrebbero dovuto essere gestiti dalla nobiltà attraverso la creazione di tribunali speciali, e quindi ovviamente la nobiltà avrebbe aumentato ulteriormente i propri poteri, i propri privilegi. Il movimento inoltre intendeva recuperare terre che in passato erano state polacche, come la Slesia, attraverso la formazione di un vasto esercito mercenario finanziato da tasse a carico del clero e dei grandi magnati, che fino allora avevano goduto dell'esenzione finanziaria, e attraverso anche fondi derivanti da una riforma monetaria che fu attuata però non ebbe i risultati sperati. Inoltre il movimento intendeva approvare un sistema legale uniforme in tutto il paese. Il movimento era contrario ai grandi magnati, abbiamo appena detto che voleva far loro pagare le tasse, e quindi provocò l'opposizione del re, che invece era legato ad essi. Ad ogni modo questo movimento per l'applicazione della legge perse pian piano la sua forza. Dopo un lungo periodo di ostilità, a partire dal 1562 Sigismondo II Augusto accettò di accordarsi con la nobiltà, la Szlachta, pur sapendo che essa, come in passato, rifiutava di concedergli ampi poteri, e anzi la Szlachta voleva tenere sotto controllo il suo operato, l'operato del re. Quindi di fatto Sigismondo II finisce per cedere alla Szlachta, alla nobiltà, come avevano fatto i suoi predecessori. Il Parlamento, che vi ricordo, ne abbiamo parlato tante volte, si chiama Sejm. Il Parlamento nel 1562 e nel 1563 approvò una legge che costringeva i grandi magnati a restituire tutti i possedimenti della corona di cui si fossero appropriati a partire dal 1504. Questa legge tuttavia fu applicata solo in parte
La piccola e media nobiltà, la Szlachta, continua anche come in passato a limitare i diritti degli abitanti delle città. Abbiamo visto che la Szlachta riduceva i poteri delle altre classi sociali. Sempre nel 1565 infatti viene vietato ai cittadini di commerciare grano e ai mercanti di vendere merci nazionali all'estero e di importare merci straniere in Polonia. Inoltre viene ribadito il divieto, pensate, agli abitanti delle città di acquistare terre. Tuttavia anche queste leggi non vengono mai completamente messe in pratica e molti storici sostengono che non inibirono lo sviluppo delle città, che anzi le città videro un aumento delle manifatture. Però ci sono altri storici che non sono d'accordo. Per quanto riguarda la riforma della giustizia, essa fu realizzata nel 1578 sotto il regno del successivo sovrano Stefano Batory, di cui parleremo in un'altra video lezione. Venne creata infatti una Corte Suprema chiamata Tribunale della Corona, gestita dalla nobiltà. In questo modo la nobiltà assunse il controllo delle sessioni giudiziarie del Parlamento, togliendolo al re e giudicando anche su casi di alto tradimento e di lesa maestà. Il re quindi perde il ruolo di giudice supremo. Il potere giudiziario del re viene limitato, viene ristretto solo ai sudditi delle proprietà della corona. Questa ulteriore riduzione delle prerogative del re, la riduzione appunto delle prerogative giudiziarie, sarà significativa e duratura. Ormai la Polonia si era trasformata in una democrazia nobiliare, o meglio, in un'aristocrazia nobiliare. Particolarmente importante la politica estera di Sigismondo II Augusto. Prima di tutto parliamo delle nuove guerre tra Polonia e Russia per il possesso di Smolensk e della Livonia. Attenzione, la Livonia che corrisponde agli attuali territori di Estonia e Lettonia e anche una parte della Carelia. A partire dal XIII secolo la Livonia era stata controllata dall'ordine monastico militare dei cavalieri portaspada, strettamente legati ai cavalieri dell'ordine teutonico. Forse avete subito pensato ai cavalieri dell'ordine teutonico, che anche loro stavano sul Baltico. A partire, attenzione, dal 1525, dopo la secolarizzazione dell'ordine teutonico, la Livonia si trova senza difese di fronte alla Russia, che in realtà si chiamava Moscovia all'epoca, che ha intenzioni ovviamente a inglobarla la Livonia per avere un accesso al Baltico. Nel 1557 Sigismondo II Augusto obbliga la Livonia a firmare un'alleanza con la Lituania contro la Russia. L'anno successivo Ivan il Terribile, zar di Mosca, invade la Livonia. Nel 1561 il gran maestro dei portaspada, che si chiama Gotthard von Keller, che cosa fa? Fa la stessa cosa, vi ricordate, che aveva fatto in precedenza Alberto di Hohenzollern, ex leader, ex gran maestro dei cavalieri teutonici con la Prussia orientale. Cioè Gotthard von Keller fa la stessa cosa con la Livonia, cioè secolarizza l'ordine dei portaspada e ne cede i territori a Sigismondo Augusto, tenendo per sé solo una piccola parte della regione, ovvero i distretti meridionali di Curlandia e Semgallia. Questo avviene, secolarizzazione dell'ordine dei portaspada, nel 1569. La lunga guerra con la Moscovia per il possesso della Livonia, che si conclude nel 1570, si allarga anche alla Danimarca. Vedete la Danimarca che si allea con la Polonia, e alla Svezia che a sua volta si allea con la Russia.
con la Moscovia. Questa guerra si conclude col trattato di Stettino nel 1570 e vede la Polonia perdere la Livonia, che viene affidata al principe Magnus di Danimarca, attenzione, vassallo di Ivan IV il Terribile di Russia. E voi dite, ma allora la Lituania-Polonia ha perso la Livonia a favore della Russia? Non in maniera definitiva, perché questo regno svedese di Magnus si rivela instabile. Ben presto la guerra tra Polonia e Russia riprende e si concluderà nel 1582 con il passaggio della Livonia dalla Russia alla Polonia in seguito al trattato di Jam-Sapolsky, semplicemente che nel 1582 il trattato di Jam-Sapolsky non verrà firmato ovviamente da Sigismondo II Augusto, ma dal suo successore, il re di Polonia Stefano Batory, e quindi ne parleremo nella prossima video lezione. Quindi abbiamo anticipato la conclusione di questa guerra del nord, chiamata anche prima guerra del nord, ma ne riparleremo in dettaglio in una successiva lezione, quando tratteremo appunto del periodo di regno di Stefano Batory. La guerra per la Livonia si rivelò molto dura per la Polonia, molte vite umane erano state perse in battaglia e molte spese furono sopportate. Tuttavia la Polonia ingrandisce ulteriormente il suo enorme impero, inglobando un territorio importantissimo sul Mar Baltico, appunto la Livonia. Inoltre era avvenuto che per ottenere l'appoggio del ducato vassallo della Prussia orientale, che ho citato prima, la Prussia orientale guidata da Alberto di Hohenzollern, vassallo della Polonia, Sigismondo II Augusto nel 1563 garantì al ramo brandeburghese degli Hohenzollern, che erano parenti, appunto stavano a Berlino, Brandeburgo, ma erano parenti degli Hohenzollern di Königsberg, della Prussia orientale, erano parenti di Alberto di Hohenzollern, garantì appunto al ramo collaterale del Brandeburgo degli Hohenzollern la successione al suddetto ducato. In questo modo, dopo la morte di Alberto, non sarà possibile evitare che la Prussia orientale, detta anche Prussia ducale, entri nell'orbita del Brandeburgo e alla fine si unisca ad esso, si unisca a Berlino, come spiegheremo nel dettaglio in successive video lezioni. La Polonia fu veramente ingenua, un errore molto grande, quello di perdere in questo modo il ricco territorio della Prussia orientale, della Prussia ducale. Perché la Polonia fa questo? Sembra proprio una sbadataggine. Questo fu una conseguenza del coinvolgimento, forse eccessivo, della Polonia nelle guerre dell'Europa orientale. La Polonia, invece di combattere ad occidente, tendeva a combattere per i territori orientali, scontrandosi continuamente contro i russi, contro i tatari, eccetera. Il distacco dall'Europa occidentale da parte della Polonia, ne abbiamo già parlato, ne riparleremo di questo, era anche un allontanamento di tipo culturale dovuto alla Controriforma e al nocivo provincialismo dei Gesuiti, e questi qua, i Gesuiti, e si tradusse in una perdita di territori nel caso della Prussia orientale, ma attenzione, anche in una incapacità di riconquistare regioni perse da tempo come la Slesia. La Polonia non ci prova neanche, eppure erano territori ricchissimi e importantissimi che in passato, nel Medioevo, erano appartenuti alla Polonia. Assistiamo quindi invece alla germanizzazione, benché parziale, della Slesia colonizzata dai tedeschi, che nel 1526 era passata, come sapete, all'inizio della guerra dei 30 anni, con tutta la Boemia, la Slesia, che la Boemia possedeva la Slesia, sotto la sovranità degli Asburgo d'Austria. E assistiamo anche alla germanizzazione di un altro territorio, una germanizzazione ancora più accentuata, anche per via della riforma protestante, la germanizzazione della Pomerania occidentale, che aveva accettato la sovranità dell'imperatore sin dal 1521. I legami economici e culturali tra la Polonia e questi territori si affievoliscono. La Polonia-Lituania è sempre più spinta verso est, dove gli interessi della Szlachta e dei magnati spingevano infatti
Cosa volevano fare i nobili? Allora non interessava della saldezza e della salvezza della Polonia. I nobili avevano solo un intento, cioè colonizzare i territori lituani, ucraini e bielorussi, perché questo prometteva vantaggi immediati con uno sforzo limitato. Quindi le guerre verso Oriente sono determinate dagli interessi particolaristici, dagli interessi economici dei nobili. C'è un altro punto importante: le guerre con la Russia e in particolare la campagna in Livonia avevano dimostrato che la Lituania non era in grado di combattere da sola contro la Moscovia, la quale era peraltro rinforzata dai tatari. Ricordate che la Lituania era stata una grande potenza in passato, ma abbiamo già parlato del declino della Lituania stessa. Quindi era necessaria una più stretta unione tra Lituania e Polonia, che venne favorita anche dall'introduzione in Lituania nel corso del Cinquecento di istituzioni amministrative centralizzate uguali a quelle polacche. L'unione dinastica del 1386, ve la ricordate, è quella suggellata dal trattato di Crevo, dal matrimonio di Ladislao II Jagelloni di Lituania e di Edwige, regina di Polonia. Quell'unione dinastica era un'unione dinastica, non un'unione effettiva del 1386, adesso viene trasformata in un'unificazione vera e propria. La nuova unione viene inizialmente osteggiata dai magnati lituani, grandi nobili che hanno enormi proprietà terriere, i quali temevano un aumento del potere della nobiltà polacca nei loro territori. Tuttavia la paura dell'espansione russa obbliga la Lituania a cedere alla Polonia. La Lituania deve sottomettersi alla Polonia, perché senza la Polonia la Lituania non ce la può fare contro la sempre più forte Moscovia, la Russia degli zar. Quindi nasce un unico Stato, attenzione, questo è molto importante, che ben presto non sarà più chiamato Lituania-Polonia o Polonia-Lituania con il trattino, ma sarà chiamato semplicemente Polonia. Il trattato stabilisce che il re di Polonia, eletto da polacchi e lituani, sia contemporaneamente Granduca di Lituania. Qui non c'è più un Granduca di Lituania, il re di Polonia è automaticamente Granduca di Lituania. Sarebbero rimasti separati il tesoro, i dipartimenti giudiziari e quelli amministrativi. Il nuovo Parlamento ha sede a Varsavia, che rispetto a Cracovia è molto più vicina alla Lituania. In realtà Varsavia, come la Masovia, era stata incorporata recentemente nella Polonia, non è una città che apparteneva da tempo alla Polonia, tuttavia diventa subito una città importante per la presenza del Parlamento, e la presenza del Parlamento porterà Varsavia ad essere elevata a capitale nel 1596, quando il re Sigismondo III Vasa si trasferì lì. Quindi anticipiamo qualcosa che riguarderà il regno di cui parleremo nelle prossime video lezioni di Sigismondo III Vasa. Nel 1590, ecco, il 1596 è l'anno in cui la Polonia cambia la sua capitale, che non è più Cracovia ma Varsavia. Quest'unione si chiama Unione di Lublino, 1569, un'unione importantissima. Molti scrivono che l'Unione di Lublino istituisce l'elettività del sovrano polacco, come se prima il re di Polonia e Lituania fosse ereditario, mentre adesso diventa elettivo. In realtà, come vi ho detto in precedenti video lezioni, il re di Polonia era già elettivo da tempo, semplicemente era successo che la nobiltà polacca aveva sempre ratificato nel Parlamento la successione di ogni erede della dinastia jagellonica, degli Jagelloni, ma con l'estinzione degli Jagelloni, che si verifica proprio dopo la morte di Sigismondo II Augusto, di cui stiamo parlando, la Szlachta fa valere il principio dell'elettività, ribadito nel Trattato di Lublino, ma non creato, promulgato nel Trattato di Lublino, perché c'era già la successione elettiva. E poi dopo la morte di Sigismondo II Jagellone, il Parlamento, dominato dalla Szlachta, dalla nobiltà, utilizzerà il proprio potere di eleggere il sovrano, scegliendo sovrani
ogni volta di una dinastia diversa, e soprattutto iniziando a scegliere sovrani stranieri, spesso dividendosi tra diversi candidati. Vedremo, tutto questo si trasformerà in un disastro, lo vedremo in seguito. Un'altra clausola del Trattato di Lublino, attenzione, è il trasferimento di numerosi territori russo dell'attuale Ucraina dalla Lituania alla Polonia. Si tratta di territori vastissimi, tra cui la Podlachia, la Volinia, la Polonia e la regione di Kiev appartenevano alla Lituania, ve lo ricordate? E invece adesso, in base al Trattato di Lublino, si spostano in Polonia. La superficie della Polonia quindi aumenta enormemente a scapito della superficie della Lituania. Si crea una linea di confine che più o meno corrisponde all'attuale confine tra Bielorussia e Ucraina. C'è un confine tra Bielorussia e Ucraina, un confine un confine geografico che diventa un confine storico-culturale, che secondo gli storici accentuerà la diversificazione del popolo e della lingua della Bielorussia rispetto al popolo e alla lingua dell'Ucraina. La maggior parte quindi dei territori dell'attuale Bielorussia restano alla Lituania, attenzione, mentre la maggior parte dei territori dell'attuale Ucraina finiscono con l'appartenere alla Polonia. Si crea un confine tra Bielorussia e Ucraina all'interno della federazione polacco-lituana. Questo naturalmente è importantissimo in relazione alla storia della Bielorussia e dell'Ucraina, che come si sa oggi sono entrambi stati indipendenti. Quindi parleremo con più precisione di questo mutamento geografico molto importante all'interno delle video lezioni sull'Ucraina, il mio ciclo di video lezioni sull'Ucraina a cui io vi rimando, che io vi consiglio di guardare. Dunque a questo nuovo Stato unificato viene dato il nome di Rzecz Pospolita, che significa repubblica, repubblica nel senso latino di res publica. A volte modernamente l'unione viene anche chiamata Commonwealth, il Commonwealth polacco-lituano, oppure viene chiamata, come era già chiamata prima del Trattato di Lublino, Confederazione, Confederazione polacco-lituania. Comunque questo nome, Repubblica, nome un po' complesso da pronunciare, è un nome che viene ripetuto spesso, che diventa molto importante. La Lituania quindi ben presto finisce per essere schiacciata dalla Polonia. D'altra parte nel nuovo Parlamento i rappresentanti della Lituania erano solo un terzo rispetto a quelli della Polonia. I polacchi continueranno a espandersi in Lituania, la nobiltà lituana, ucraina e bielorussa pian piano adotterà lo stile di vita e i costumi della nobiltà polacca, più colta ed evoluta. Si assisterà ad una vera e propria polonizzazione della Lituania. In compenso i contadini polacchi che si trasferiscono all'est ben presto assumono costumi, lingue e a volte persino la religione delle popolazioni locali, quindi i contadini si integrano nei costumi ucraini e bielorussi, mentre invece i nobili no, restano cattolici e producono anche l'occidentalizzazione, la polonizzazione di molti nobili ucraini. Molti ucraini o bielorussi o lituani diventano protestanti. Parliamo ora brevemente dell'umanesimo e del Rinascimento in Polonia, di cui Sigismondo II Augusto è la massima espressione. Spesso si sostiene che il Rinascimento polacco sia compreso tra il 1492, data dell'avvento al trono di Giovanni Alberto, e il 1586, anno della morte di Stefano Bathori, cioè dal 1492 al 1586 andrebbe l'umanesimo e il Rinascimento polacco, ma taluni hanno trovato troppo lungo questo lasso di tempo. Inizialmente l'umanesimo è di importazione direttamente dall'Italia o indirettamente dall'Ungheria. Esso viene sfruttato politicamente. Per Sigismondo I e sua moglie Bonasforza
i genitori del re di cui in particolare stiamo parlando in questa video lezione, Sigismondo II, per loro il Rinascimento rappresentava una spinta a consolidare il potere del sovrano a spese del potere della nobiltà. Al contrario, i nobili istituirono un parallelismo tra la propria classe e i difensori della libertà durante la Repubblica Romana, oppure gli ottimati durante l'impero romano, giustificando quindi le proprie pretese, le pretese della nobiltà e i propri privilegi. Molti nobili e molti borghesi benestanti vedono nell'umanesimo un mezzo per elevare il proprio stile di vita, ricercando raffinatezza ed eleganza. Solo pochi, come Biernat di Lublino, trovarono nell'umanesimo le idee per una rivolta sociale e un radicale cambiamento. Tuttavia è evidente che l'umanesimo favorì il desiderio di mutamento nell'organizzazione ecclesiastica e finì spesso per legarsi alla riforma religiosa, alla riforma protestante. L'umanesimo favorisce l'interesse per lo studio delle culture e le lingue antiche, ma al tempo stesso fa emergere la cultura nazionale e l'interesse per la storia e la geografia del proprio paese. Anche grazie alla riforma la lingua volgare inizia in alcuni ambiti ad essere utilizzata al posto del latino. Non solo la Bibbia viene tradotta in polacco, Piotr Statorius pubblica la prima grammatica polacca, mentre Jan Matczyński pubblica il primo dizionario latino-polacco. Lo scrittore Łukasz Gornicki diffonde il concetto di patria. Il concetto di patria si afferma per la prima volta, sia pure in maniera incerta, una coscienza nazionale polacca. Scrittori come Mikołaj Rej oppure altri, per esempio Jan Kochanowski e altri che non vi ho scritto, migliorano la lingua polacca. Intorno al 1520 i caratteri gotici vengono sostituiti dai più chiari caratteri romani. Si diffondono le tipografie e le stamperie, particolarmente numerose a Cracovia. I protestanti iniziano a criticare la scolastica, viene rivalutato il singolo individuo e anche i suoi piaceri mondani, come avviene nelle opere del già citato Mikołaj Rej. L'architettura decora e abbellisce i palazzi, stimolata da artisti italiani. Il fiorentino Della Lora e dopo di lui Bartolomeo Berecci ricostruiscono il castello reale di Wawel a Cracovia, completato con la cappella di Sigismondo. In molte città i vecchi municipi gotici furono ricostruiti in stile rinascimentale. Lo stesso stile viene utilizzato nelle abitazioni residenziali dei patrizi urbani o nelle residenze di campagna della nobiltà più ricca. Queste nuove residenze vengono decorate da sculture e dipinti realistici secondo lo stile italiano. Le sculture, che spesso rappresentavano dei funti all'interno delle chiese, erano in marmo o in alabastro. Una conseguenza dell'umanesimo è la diffusione di un sentimento di sfiducia verso l'autorità. L'astronomia di Copernico, che ricordate non era solo un astronomo ma un umanista tutto tondo, Copernico, come sapete, sfida la religione. Le teorie eliocentriche si diffondono e vengono difese all'Università di Cracovia da Jan Brożek. Gli storici cercano spiegazioni alle vicende umane che non derivino dall'intervento soprannaturale. I giuristi mettono in discussione la supremazia della Chiesa sullo Stato. Alcuni di loro, come Jakub Pszczylski, sostengono l'autonomia della sovranità polacca contro la Santa Sede. Tali idee ispirano la politica estera laica degli ultimi Jagelloni, che mantengono buoni rapporti con la Prussia luterana e con la Turchia musulmana, mentre si oppongono al papato che favorisce i loro nemici cattolici dell'ordine teutonico. Fioriscono gli scritti ironici e critici, come quello intitolato Breve disputa tra tre persone, il signore, il sindaco e il parroco,
di Mikołaj Rej, che ho già citato. Molto significativa infine è l'opera De Republica Emendanda di Andrzej Frk Modrzejewski. Egli, per ora, le riforme religiose e la creazione di una chiesa nazionale, prende anche le difese dei contadini contro la servitù della gleba, pronunciandosi a favore dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Inoltre sostiene il rafforzamento del potere monarchico e la modernizzazione dello Stato, a cui viene attribuito il compito di gestire l'istruzione nazionale. La modernità di questa proposta fu apprezzata a tal punto che il libro venne tradotto in molte lingue europee. Sigismondo II Augusto era una persona di grande dignità e signorilità, di eccezionale valore umano, conosceva un po' tutte le lingue, era un valente sublime oratore, fine intenditore d'arte e appassionato collezionista di arazzi. Il 25 giugno 1572 Sigismondo II Augusto Jagellone muore e si estingue per via maschile la dinastia degli Jagelloni, dinastia che aveva regnato in Polonia 2 secoli. Nonostante le sue 3 mogli, il sovrano non aveva avuto figli. Qual è la situazione della federazione di Polonia-Lituania in questo momento? Come sappiamo, la federazione Rzeczpospolita, vi ho detto come si dice in polacco, federazione Rzeczpospolita, era costituita da differenti stati con diverse religioni, lingue e diverse etnie. La popolazione assommava a 8 milioni di abitanti ed era maggiormente distribuita nelle terre occidentali, tuttavia tendeva, come abbiamo detto, a spostarsi verso est, colonizzando la Lituania e la Russia-Ucraina, le quali quindi si trovarono ad avere una popolazione mista, formata dall'unione di diversi popoli. La superficie della Confederazione era enorme, ben 990.000 km quadrati, 990.000, per poco non sono arrivati a 1 milione di chilometri quadrati, non arriveranno mai purtroppo a 1 milione di chilometri quadrati, perché questa, sotto Sigismondo II Augusto, è la massima estensione del regno di Polonia. La classe dominante, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto tante volte, erano i nobili. Essi si consideravano tutti uguali giuridicamente, ma esistevano grandi differenze economiche tra loro. Vi erano grandi proprietari terrieri, coloro che possedevano modesti pezzi di terra, ma anche coloro che erano costretti a coltivare la terra da sé. Quindi vi erano nobili magnati e nobili contadini. Tuttavia tutti godevano dei pieni diritti civili ed erano rappresentati nel Sejm, il Parlamento polacco. I grandi proprietari terrieri esistevano soprattutto, l'abbiamo visto, nei territori orientali, specialmente in Lituania e Ucraina, mentre nella Polonia vera e propria erano pochi. I nobili differivano tra loro anche per educazione e cultura. Molti di loro avevano studiato in università polacche o all'estero, in Italia, in Germania, in Francia. Ad esempio, Jan Zamoyski, un grande personaggio, come ve l'ho scritto qua, cancelliere della corona, era stato rettore dell'Università di Padova, pensate, e Stanisław Gurka, conte palatino di Poznan, era stato invece rettore dell'Università di Wittenberg. Alcuni nobili favorivano artisti, architetti e scrittori, come faceva lo stesso re Sigismondo Augusto alla sua corte. Invece molti altri nobili, soprattutto quelli più poveri, erano ignoranti ed erano rozzi di mentalità antiquata. Inoltre i nobili più importanti avevano la carica di senatore. Il clero ha grandi privilegi, anche se stavano diminuendo. Nel 1565 i tribunali ecclesiastici vengono privati del braccio secolare per eseguire le sentenze. Gli arcivescovadi, i vescovadi e molte altre cariche erano appannaggio dei nobili. I contadini sono la classe più numerosa, alcuni possiedono le loro terre, altri lavorano nelle terre degli altri, pagati in denaro o in natura. I contadini sono legati alla terra, ma molto spesso fuggono. Esistono infatti vere e proprie reti di immigrazione illegale. I contadini delle terre statali potevano ricorrere in appello al re.
invece i contadini delle terre private dipendevano dalle corti di giustizia del loro signore. Le città nel Cinquecento incrementano in maniera sensibile la loro popolazione, anche se non possono essere paragonate alle città occidentali dell'Europa occidentale. Il municipio è l'edificio più importante, il centro della vita cittadina. Durante il Cinquecento la città di Danzica assume una posizione privilegiata perché mantiene i privilegi medievali, mentre molte altre città li perdono, quindi grande importanza di Danzica in Prussia occidentale o Prussia reale. Danzica aveva il monopolio del commercio dei prodotti provenienti dal mare e condizionava i prezzi con il controllo delle esportazioni, causando gravi danni ai mercanti e alle città dell'interno. Le città erano danneggiate anche dall'esenzione da parte dei nobili dei pedaggi e dei dazi quando acquistavano i loro prodotti. In Polonia e Lituania vi erano sia cattolici sia ortodossi, oltre agli ebrei e alle sette protestanti formatesi di recente. Di tutte queste ultime parleremo in dettaglio nelle prossime video lezioni, a partire dalla prossima completamente dedicata alla diffusione della riforma protestante. In Polonia, nonostante continuino a essere approvate leggi contro i protestanti, Sigismondo II Augusto favorisce un'ampia tolleranza, la tolleranza che diventerà veramente famosa in tutta Europa, una tolleranza condivisa dalla maggior parte dei nobili. Il re Sigismondo II mostra di non essere interessato alle questioni religiose, si è detto che non fosse molto devoto, forse anche a causa della sua vita privata di stampo libertino, si è detto che avesse credenze magiche o di altro tipo, chissà. Vi sono poi nel regno molte lingue diverse, oltre al polacco, le lingue dei russo, slavi orientali, dei lituani e naturalmente dei tedeschi, soprattutto in Prussia, ma anche in Livonia e nella Polonia stessa. L'enorme estensione della Polonia nasconde una debolezza di fondo. Né Sigismondo II Augusto né i suoi successori riuscirono a creare un'unità amministrativa e un efficiente controllo centralizzato del regno. La Polonia nella seconda metà del Cinquecento somiglia alla Spagna di Filippo II, un impero elefantiaco incapace di fronteggiare i più snelli e organizzati stati che emergeranno nel Seicento, la Svezia, la Danimarca, la Francia, l'Inghilterra, anche il Brandeburgo, l'Austria. Si stava affermando in Polonia un'oligarchia onnipotente, un'oligarchia di magnati rispetto ai quali il sovrano diventerà un fantoccio. I magnati si atteggeranno sempre a difensori della libertà minacciata dall'assolutismo, riempiendosi la bocca di nobili principi mutuati, l'abbiamo visto, dagli ottimati della Repubblica Romana. In realtà i nobili porteranno la Polonia all'anarchia e alla disgregazione. Grazie di avermi seguito fin qui, continuate a seguire le mie video lezioni sulla Polonia-Lituania. Arrivederci a tutti.